Allora, io intanto penso di essere estremamente consapevole che portare avanti un'attività, una piccola attività etica, sostenibile o comunque che cerca di avere un equilibrio con il mondo circostante è complicato, innanzitutto dal punto di vista economico. Quello lo dico senza vergogna perché è così. Poi io mi sto facendo sempre di più quest'idea qua, che se io devo vedere l'agricoltura nei prossimi, ma non andiamo troppo lontano, nei prossimi decenni secondo me ci sarà veramente questa spaccatura, ma lo stiamo già vedendo adesso, tra aziende sempre più grandi, ma con dimensioni e volumi che forse non riusciamo nemmeno a immaginare per quella che è la nostra concezione di azienda agricola, e ci saranno ancora poche aziende agricole a conduzione familiare che però secondo me verranno quasi tutte, si sposteranno quasi tutte in ambienti marginali, perché il grosso dei terreni interessanti verrà assorbito da queste aziende, perché ritorniamo sul discorso della competitività economica, che non avranno, rivaleggeranno tra loro ma non con le piccole aziende. Quindi banalmente mi vedo, che ne so, le zone collinari o pedemontane con queste piccole aziende familiari, e poi mi vedo la pianura quasi interamente invasa da aziende che conteranno, che ne so, 1000 ettari, 1000 vacche, con produzioni enormi e sempre più grandi. E secondo me, come sempre, la rivoluzione può partire dal basso, cioè ci sono cose che forse noi oggi pensiamo che non potranno esistere, ma magari tra 20 anni esisteranno. Banalmente un lavoro come il mio, magari tra qualche anno avrà appeal su dei ragazzi giovani che vorranno impostare la loro vita con un certo tipo di concezione diversa, e diventerà, che ne so, diventerà qualcosa di ricercato da una nicchia di persone. Oggi secondo me è complicato, cioè, se non hai una famiglia alle spalle, partire da zero è quasi impossibile. Ma al di là del discorso economico, poi comunque c'è un discorso di esperienza che è troppo importante, che fa troppo la differenza anche dal punto di vista economico. Cioè, allevare, ti ripeto, significa avere a che fare con la vita, e fare degli errori significa poi pagare un prezzo alto, può essere sulla vita degli animali, che poi si ripercuote sul livello economico. Io credo che per adesso lo zoccolo duro di chi va avanti è veramente l'estrazione familiare, cioè dei ragazzi o delle ragazze che decideranno di portare avanti un'attività già esistente di famiglia. Secondo me poi, io non ho la visione, però, perché oramai diciamo il grosso del percorso l'ho fatto, però quando avevo i miei bei 20 anni ho anche avuto la capacità di vedere che il mio futuro era il latte e non la carne, l'ho fatto. Probabilmente ci saranno dei ragazzi che verranno su in un contesto nuovo, che vedranno magari anche nuove prospettive, con allevamenti concepiti magari in modo completamente diverso da come lo vediamo noi oggi. Ci può stare, bisogna vedere se poi anche qui le regole e la politica li accompagnerà in questo senso qui. Però io vedo sicuramente questa grande spaccatura del mondo agricolo, e quello che sarebbe importante sarebbe cominciare a normare le due cose come due cose diverse, perché non si può paragonare un'azienda che ha una produzione quasi tipo industriale ad un'azienda che fa una produzione quasi di tipo familiare. Non possono essere messe sullo stesso piano né dal punto di vista fiscale, né delle regole, né di un sacco di altre cose. Penso che una grossa differenza, diciamo, dal punto di vista, tra virgolette, politico, lo può fare la società stessa nel momento in cui si renda conto che attività come la nostra non sono soltanto attività economiche, ma sono attività anche sociali. E questa è di nuovo una rivoluzione che può partire dal basso. Io per esempio ho l'esempio che abbiamo proprio vissuto noi sulla nostra pelle. Noi siamo arrivati qua con l'idea di avere una nostra azienda agricola, e poi ci siamo ritrovati che a un certo punto era diventato anche un luogo di socialità, perché banalmente il vecchietto del paese veniva a prendere il latte, alla sera mentre mungevamo, poi una sera ha parlato col vicino, è venuto il vicino, poi il terzo, poi alla fine diventava quasi un ritrovo tipo mercato. E a quel punto lì mi sono reso conto di quanto anche una semplice azienda agricola, senza magari averlo nemmeno preventivato, può diventare un luogo di socialità per un piccolo borgo come può essere Moiola.
o che ne so, l'esempio su dell'alpeggio dove noi mangiamo vicino al paese, un paese tipo Ferrere dove ci sono soltanto seconde case, dove mi fa ridere perché la gente arriva magari al sabato e non sono talmente presi dall'arrivare, preparare, che non si salutano nemmeno, poi alle 5 l'ora della mungitura portano i bambini a vedere a mungere e si ritrovano lì piuttosto che sulla piazza del paese, e lì è il luogo dove poi comunicano. Quella è socialità. E su piccolissima scala, ma è socialità. Oggi parliamo di attenzione all'ambiente, di fare tutto. Noi, per esempio, io penso che in qualche modo lo stiamo facendo. Nel momento in cui non verremo percepiti soltanto come produttori di formaggio, ma come qualcosa che sta in, non so, ci dicono che la macchina elettrica è sostenibile e quindi può costare 10.000 euro in più di una macchina combustibile. Allo stesso modo potremmo cominciare a dirci che un certo tipo di aziende hanno un'azione tale che forse andrebbe, tra virgolette, riconosciuta, non so come. Se c'è questa presa di coscienza anche dal basso, allora può esserci veramente un cambio di paradigma in cui noi non diventiamo solo un produttore di formaggio che compete con altri produttori di formaggio al miglior prezzo, però diventiamo qualcosa di diverso. E secondo me il futuro sta in queste cose qua. Bisogna vedere se c'è questa sensibilità nel coglierle, se ci sarà la volontà del coglierle, se rimarremo soltanto semplici aziende agricole che competono con altre, non lo so, ma la vedo tosta. Quindi questo è un po' il mio concetto del mio essere allevatore, che poi si fonde con la mia vita, cioè alla fine è tutta una cosa unica. Ripeto, non è né la risposta a tutto né la soluzione di tutto, è la mia visione e i miei valori che vi ho raccontato. Io non so se qualcuno li condivide, qualcuno meno, però va bene così, cioè, siamo qui per quello. E quindi grazie se avete avuto la pazienza di ascoltare tutte queste cose qui.